Vi siete mai chiesti che rapporto ha la società occidentale con la religione in questo particolare periodo storico? Quando parliamo di religione, la prima parola che ci viene in mente è il cristianesimo, che viene incarnato, diciamo, in forma simbolica dall'immagine di Gesù, mentre è rappresentato fisicamente da Papa Francesco. La mia personale sensazione è che il cristianesimo abbia perso parecchio appeal negli ultimi 20 anni. Le persone fanno sempre più fatica ad identificarsi con questa religione ed è qualcosa di palpabile in modo più intenso, soprattutto tra i giovani che fanno fatica sempre di più ad identificarsi con la Chiesa. Allo stesso tempo non si può dire che i giovani non credano in nulla, ognuno ha le proprie idee e cerca di difenderle come può. Quello che però voglio fare in questo video è di osservare il concetto di religione da un punto di vista differente. Prenderò spunto da due autori che appartengono ad epoche relativamente differenti, ma che su questo tema hanno espresso un'idea in un certo senso convergente. Sto parlando di Yuval Noah Harari, autore contemporaneo del saggio Homo Deus, e di Gustave Le Bon, autore, antropologo, psicologo del saggio Psicologia delle folle. È un autore di fine Ottocento, ma che ha anche ispirato i regimi totalitari di inizio Novecento. Quindi questo saggio in particolare è un saggio che scotta, quindi deve essere trattato con la massima cautela. Voglio riportare qui testualmente la definizione che dà Harari di religione. La religione è una qualsiasi narrazione globale che conferisce legittimità oltreumana a leggi, norme e valori umani. Essa legittima strutture sociali esistenti con l'argomento che esse riflettono leggi che trascendono gli uomini storicamente determinati. Mi rendo conto che questa è una definizione forte e suggestionante, quindi esprimo la mia solidarietà ai credenti che vedono urtata la propria sensibilità. Ma il punto sensazionale che troviamo in questo concetto è il fatto che le religioni sono un prodotto umano, sono appunto un sistema di leggi e norme che hanno avuto una persuasività fortissima. Sono delle credenze che si sono radicate in modo molto intenso nella collettività e che quindi sono difficili da mettere in discussione. Se avete visto il mio video sulle rappresentazioni sociali, se non lo avete fatto lo troverete qui da qualche parte nello schermo, troverete una disarmante somiglianza nel concetto di religione di Harari e quello di rappresentazione sociale introdotto per la prima volta da Serge Moscovici. Nonostante le religioni siano delle invenzioni, delle intuizioni di persone che hanno avuto una forte influenza, è assurdo vedere come il loro inserimento nell'immaginario collettivo acquisisca una forza stratosferica. Oltre al cristianesimo, che ormai sta in piedi da più di 2000 anni, ma che comunque ha delle radici spirituali, esistono anche altri tipi di religioni più contemporanee, se vogliamo, come ad esempio il comunismo, il liberalismo o quella più recente che è la legge del libero mercato. Entrando più nel piano psicologico della questione, riprendo qui le parole di Gustave Le Bon, il quale dice che per la religione si crea un vero e proprio sentimento religioso. Le caratteristiche di questo sentimento sono appunto il fatto
che si crea una adorazione per l'idea o per l'immagine, si crea appunto il timore del suo potere, c'è l'impossibilità di confutare e si ha anche tra i credenti il desiderio di diffondere. Il sentimento religioso influenza i nostri comportamenti, infatti si investe una spropositata quantità di energia per sostenere quella causa e inoltre ci si lascia guidare passivamente da quei dettami e da quelle leggi. La persuasività delle religioni sta proprio nel loro carattere di rappresentazione sociale. Ricordandolo brevemente, una rappresentazione sociale è un'idea condivisa da un largo numero di persone che sono attratte tra loro dal consenso che si forma attorno a quell'idea e che convergono verso il conformismo. Quindi la religione si basa sul consenso e sul conformismo, quell'idea che viene diffusa e ripetuta continuamente nelle conversazioni diventa incrollabile e chi tenta di andarci contro viene maltrattato ed emarginato. Ricordiamo per esempio quello che accadeva nel Cinquecento quando gli eretici venivano messi al rogo, oppure quello che succedeva dopo la rivoluzione francese quando il nuovo regime metteva gli oppositori alla ghigliottina. Ma cosa succede alla nostra mente quando abbiamo a che fare con le religioni? Innanzitutto le religioni formano gruppi e dal punto di vista evoluzionistico questo permette al singolo di avere una maggiore sicurezza, permette di sentirsi più protetto. Inoltre, includendoci in un gruppo, aderiamo inconsciamente alla rappresentazione per evitare di essere esclusi, perché appunto l'individuo escluso dalla collettività risulterebbe in maggiore pericolo. Inoltre sappiamo che quando siamo insicuri nel prendere una decisione, i nostri meccanismi automatici tendono a farci fare cose simili a quelle che fanno gli altri. Quando si istituisce quindi una rappresentazione, in questo caso incarnata dalla religione, si forma in modo automatico e in modo conseguenziale una norma. Si crea quindi una nuova normalità a cui si deve aderire. Mettere in discussione i dogmi in cui crediamo può creare insicurezza e dà un senso di angoscia. Per questo spesso si preferisce vivere nelle illusioni, si crede ciecamente a delle leggi a cui si è dato un senso di sacralità. Quello a cui la maggior parte delle persone ambisce è la sicurezza e la conservazione dello status. La libertà ha un peso difficile da sopportare, ma è anche un bene difficile da coltivare. La religione allora arriva come l'arca della salvezza per rimediare alla nostra codardia. Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Se i miei video ti piacciono, ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale perché può essere un grande contributo per sostenermi. Puoi farlo anche acquistando dei titoli che pubblicherò nella descrizione grazie all'affiliazione Amazon. Alla prossima!